Capita molto spesso che tante persone, me compreso, investano pian piano i loro soldi per migliorare la propria postazione. Che sia da gaming come questa o di un semplice studio, normalmente ci concentriamo sul computer, sugli accessori come mouse, tastiera, il monitor e ci dimentichiamo di dare importanza a uno dei componenti più fondamentali. Perché se ci pensate, ogni giorno passiamo circa 7-8 ore della nostra vita seduti su una sedia. Per cui se ci lavorate o ci giocate tantissime ore al giorno, il mio consiglio è sempre utilizzare una sedia professionale ed ergonomica, possibilmente completamente personalizzabile, che si adatti perfettamente alla vostra altezza e al vostro peso. Sicuramente la vostra schiena vi ringrazierà. E nel video di oggi infatti porterò la recensione di questa fantastica sedia Inomi, uno dei loro ultimi lanci di questo 2024. Nella prima parte andremo a fare il tutorial del montaggio e nella seconda parte andremo a fare il test completo di tutte le sue personalizzazioni. Per quanto riguarda l'imballaggio, vi devo dire che è stato veramente impeccabile, tutti i componenti erano super protetti e ognuno era inserito in singole buste, per cui sarete sicuri al 100% che se l'acquisterete vi arriverà integra e senza un minimo graffio. E se per caso alla fine del video vi dovesse interessare, vi ricordo che vi ho lasciato il link diretto per poterla acquistare nel primo commento e nella descrizione di questo video. Ma tornando alla sedia e prima di andarla a testare, vi lascio il breve video dove vi farò vedere l'unboxing e il tutorial per il montaggio. Il montaggio è abbastanza rapido rispetto ad altre sedie che ho utilizzato, perché come vedete tutta la parte della sedia, dello schienale, dei braccioli e anche del poggiapiede sono già montati all'interno del box, per cui dovrete montare solamente la base a 5 razze, che è veramente di ottima qualità, si sente anche dal peso che è in metallo ultra resistente, il poggiatesta che adoro tantissimo con anche il logo Inomi che è veramente molto elegante, ovviamente le 5 rotelline, anche queste di ottima qualità e visivamente sembrano anche molto resistenti, pistone a gas che potete scegliere tra 3 misurazioni S, M oppure L e il kit per il montaggio fornito dagli attrezzi e il manuale di installazione, anche questo molto elegante e griffato Inomi, dove all'interno troverete tutte le indicazioni per il montaggio. E ora vi mostro il tutorial passo passo per il montaggio, così non dovrete guardare le istruzioni se acquisterete questa sedia, ma vi basterà seguire il mio video. Come prima cosa dobbiamo girare la base a 5 razze a faccia in su, così possiamo inserire e incastrare le 5 rotelline. Le rotelline vanno incastrate semplicemente a pressione, per cui non ci sarà da inserire nessuna vite. Una volta che le avete inserite tutte e 5 e andate a inserire il pistoncino a gas, ricordatevi che la parte più grossa è quella che andrà infilata. Non vi sbagliate a inserirlo al contrario, altrimenti non si incastrerà sulla parte superiore della poltrona. Spingete bene, poi se volete stringete un po' di più e la base è completata. E ora è il momento del poggiatesta. Come prima cosa la guida consiglia di allentare leggermente questo supporto posteriore. Vi basterà svitare questi due pomelli dalla parte opposta, perché non si svitano tutte e due dalla stessa direzione, mi raccomando. Una volta che l'avrete allentati, svitate questi due viti, lo andate a incastrare direttamente nella parte superiore per poi andarlo a riavvitare. La chiave è data in dotazione, per cui non avrete nessun problema per quanto riguarda lo svitamento e l'avvitamento delle due viti. Svitata anche la seconda e adesso andiamo a far combaciare il poggiatesta. Se fate fatica a trovare il buco, fatevi aiutare da un cellulare che con un LED riuscite a fare luce, essendo una cavità un po' nascosta. Stringete bene, mi raccomando, e infine andate a spostare questo coperchio e noto con piacere che Inomi tiene anche ai particolari e all'eleganza, perché questo servirà a coprire le due viti. Si incastra semplicemente, spingete delicatamente e il gioco è fatto. E ora, come ultimo passaggio, vi basterà coricare la sedia lateralmente e andare a inserire questo pistone a gas esattamente in questa cavità. E ora non ci rimane che andare a testare tutte le regolazioni di questa fantastica sedia, a partire dal sollevamento e dall'abbassamento della seduta. Tenendolo premuto vi abbasserete e vi basterà rialzarvi per farla tornare alla posizione originale, per cui potete regolarla in base all'altezza della vostra scrivania. Ma non è tutto, perché questa sedia, oltre a regolarsi in maniera longitudinale, si può anche regolare il baricentro spostandolo più avanti oppure indietro. Veramente tanta roba, perché praticamente è adattabile a tutti i tipi di persone e riuscirete sempre a trovare
trovare la posizione più adatta a voi. E ora beccatevi tutte le regolazioni dei braccioli, in pratica li potete alzare o abbassare e questo movimento viene fatto aprendo questo fermo laterale, guardate che spettacolo, per cui li potete regolare sia in altezza ma non solo, perché potete anche avvicinarli oppure allontanarli alla seduta in base alla vostra larghezza, potete anche decidere di inclinarli verso l'interno o verso l'esterno e se per caso volete farvi un riposino e non vi servono oppure vi sono di intralcio, li potete anche rimuovere completamente andandoli a spostare dietro lo schienale. E visto che vi accennavo del pisolino, adesso vi spiego anche come regolare lo schienale, perché magari dopo 3-4 ore di videogiochi siete un pochino stanchini, vi basterà abbassare questo tastino presente nel lato di sinistra, spingere con la schiena fino a ottenere la regolazione che preferite. Una volta ottenuta la posizione che preferite vi basterà ribloccarlo, così vi potrete rilassare tra una partita e l'altra. E se volete fare le cose con stile potete anche tirare fuori il poggiapiede per trasformare questa sedia in una vera e propria poltrona per dormire. Ovviamente la resistenza dell'inclinazione dello schienale viene regolata da questo fantastico accessorio, è una specie di regolatore di resistenza che potete andare a regolare manualmente così da aumentare o diminuire la resistenza in base al vostro peso. E ora non ci rimane che andare a vedere le regolazioni dello schienale e anche del poggiatesta. Ci sono 5 regolazioni e le sentirete perfettamente perché si sentono degli scatti, primo scatto, secondo scatto, terzo scatto, quarto scatto e quinto scatto. Vedete queste rotelline? Vi dico subito a cosa servono. Questo è il supporto lombare che è presente in questa sedia, che vi aiuta tantissimo se state tante ore davanti al computer, ma dato che ogni persona ha una sensibilità diversa, Inomi ha furbescamente inserito questo regolatore che serve a irrigidire o ammorbidire il supporto lombare. E ultimo, ma non per importanza, questo bellissimo poggiatesta che è dotato di 3 regolazioni. Si può alzare o abbassare l'altezza, si può inclinare in avanti oppure indietro in base anche qui alla vostra altezza e alla morfologia del vostro collo, e come ciliegina finale lo potete anche inclinare o verso il basso oppure verso l'alto. Inomi ha pensato veramente a tutto, perché una volta che avrete finito di giocare o di lavorare e magari una sedia di queste dimensioni potrebbe essere un leggero ingombro nel vostro ufficio o nella vostra stanza, vi basterà reclinare lo schienale e posizionare la vostra sedia sotto la scrivania. Veramente tanta roba, guardate che risparmio di spazio, faccio veramente fatica a trovare dei difetti a questa sedia. In conclusione, con questa bellissima Inomi avrete sia una sedia da gaming, una sedia da ufficio e anche una poltrona per dormire, e grazie a tutte le sue personalizzazioni potrà essere usata tranquillamente da tutti i membri della vostra famiglia, anche se avranno peso e altezze diverse. Per cui se volete fare un upgrade per la vostra zona gaming o di lavoro e vi siete innamorati come me di questa fantastica sedia 3 in 1, vi ho lasciato il link diretto per poterla acquistare sia nel primo commento che nella descrizione di questo video. Se avete domande su questo modello non esitate a scriverla nei commenti, e se volete essere sempre aggiornati sui nuovi prodotti di tecnologia mi raccomando lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, così sarete sempre aggiornati sulle nuove pubblicazioni. Vi ringrazio tantissimo per essere arrivati fino qui, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!